Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Mi capita spesso di ricevere questa domanda: è possibile abbinare legni diversi in casa? E allora ho deciso di rispondere con questo video. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Quando si tratta di legno, sono molte le persone che lo amano, ma che hanno paura ad usarlo perché temono risultati poco gradevoli. E in effetti hanno ragione. Se non si fa attenzione, il rischio di ambienti caotici è proprio dietro l'angolo. Ma allo stesso tempo usare un solo tipo di legno potrebbe rendere l'ambiente decisamente monotono. Lo abbiamo visto in altre occasioni, uno dei modi per rendere un ambiente interessante è usare il contrasto, perché crea movimento e il mix di legni potrebbe essere un modo, e per non sbagliare basterà seguire alcune piccolissime regole. Prima di tutto, parlando di legno, bisogna avere bene a mente che ci sono due caratteristiche che vanno considerate: il colore o tono e la trama. Per quanto riguarda il colore o tono, i legni possono essere caldi, neutri o freddi. I legni caldi tendono ai colori gialli, arancio e rossi, quelli neutri tendono al beige, crema, mentre quelli freddi tenderanno ai grigi. Rovere naturale, noce canaletto, ciliegio, faggio, teak, acacia, mogano sono alcune essenze che fanno parte dei legni caldi. Acero, venghè, frassino, betulla, rovere tortora, testa di moro sono esempi invece di legni neutri. Rovere sbiancato, rovere grigio, olmo grigio, acero bianco, rovere argento, erica fanno parte dei legni freddi. Ogni tono, caldo, neutro o freddo che sia, ha poi dei sottotoni, cioè della luminosità diversa che può essere più o meno intensa o satura. Per quanto riguarda la trama, i diversi legni hanno venature diverse, più o meno marcate, e queste venature o trame appunto caratterizzano in maniera differente gli ambienti. Venature marcate renderanno l'ambiente più rustico e informale, mentre venature più fini renderanno l'ambiente più formale e raffinato. Fatta questa doverosa premessa, vediamo ora come accostare legni diversi e ottenere ambientazioni armoniose e caratteristiche. La prima cosa da fare è scegliere un tono principale per la casa: caldo, freddo o neutro. Se hai già un parquet oppure un mobile importante, quello sarà il tono da cui partire. Fatto questo, potrai inserire altri tipi di legno seguendo una delle due regole. La prima, stesso tono, sottotoni o luminosità diverse. È l'abbinamento più semplice: abbinare legni più chiari o più scuri che abbiano lo stesso tono. In parole semplici vuol dire combinare legni neutri insieme ai neutri, freddi insieme ai freddi e caldi con i caldi. Però nel caso delle tonalità calde ti consiglio di evitare di mixare i legni tendenti al rosso con i legni tendenti al giallo, perché non legano bene insieme. Quindi essenze chiare, medie e scure delle varie tonalità, calde, fredde e neutre, creano movimento e contrasto, mantenendo uniformità grazie al tono comune. L'altro è usare un tocco di tono diverso, quindi è un abbinamento un po' più azzardato ma che può dare dei bei risultati. Quando decidi di mixare toni differenti, ricordati di dosare bene questi toni. Prima di tutto non mixarne più di 2 e uno dei due usalo solo come accento, a piccoli tocchi.
Il contrasto rispetto all'abbinamento precedente sarà più forte e visibile, quindi non esagerare. Per rendere l'ambiente più coeso, cerca di ripetere questo abbinamento almeno un paio di volte. Bilancia, mi raccomando, fai attenzione a distribuire in maniera omogenea gli elementi in legno nella stanza. Se li raggruppi tutti in una sola zona, quell'area risulterà molto pesante. Questo vale anche per le essenze. Se hai chiari e scuri o peggio ancora toni differenti, distribuiscili in modo che non ci siano degli assembramenti ingiustificati. Fai poi attenzione alle venature. L'ho detto poco prima, venature grandi danno sensazioni di ambienti rustici, mentre quelle più fini di ambienti più formali. Ma anche queste si possono mixare. A seconda dell'atmosfera che si vuole creare, mettere insieme venature diverse darà sicuramente carattere alla stanza. Anche qui, come sempre, non esagerare. Scegli la venatura principale che darà lo stile all'ambiente e aggiungi quel tocco di legno dalla grana diversa come accento. Interrompi. Per meglio abbinare i diversi legni e armonizzare il tutto, utilizza elementi diversi di interruzione. I tappeti, per esempio, sono ottimi alleati per ammorbidire i diversi toni di legno. Se i legni che hai usato sono molto scuri, ricordati di usare toni chiari in tessuti e in altri elementi come divano o sulle pareti. Questo aiuterà a non appesantire la stanza e a farla respirare. Dove puoi, non è sempre facile, ma dove puoi, cerca di avere dei campioni fisici e di portarli nelle stanze dove vorresti usarli. Questo perché capire gli abbinamenti dai cataloghi non è sempre facile, è sempre meglio toccarli con mano, ma poi portarli negli ambienti in cui vorresti usarlo serve anche a capire la loro resa in base alla luce che c'è. Gli stessi materiali possono avere una resa diversa a seconda dell'orientamento della stanza e della luce naturale e artificiale che ci fosse dentro. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like o con un commento e mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!